Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci divertiamo col VTEC. Strade tortuose, sigla Type R. Ah, che bello, questo connubio mi ricorda tanto il mio ultimo viaggio in Giappone, in cui ho giocato sul monte Hakone con la quarta generazione di Honda Civic Type R. Oggi sono in Italia e facciamo un percorso inverso perché passiamo dalla quarta alla terza generazione, la FN2. Nel 2006 Honda ha sorpreso tutti gli appassionati presentando la terza generazione di Type R e da subito quello che ha colpito maggiormente è l'estetica della macchina, perché dall'EP3 all'FN2 la differenza è sostanziale a dir poco. Dal punto di vista del design è praticamente un'altra macchina. Ha un look molto da astronave, colpisce subito all'occhio, specialmente questo esemplare verniciato di rosso. E diciamo che forse dal punto di vista dell'estetica non è la Type R più apprezzata, forse anche dal punto di vista delle prestazioni, perché Honda possiamo dire che ha un po' deluso le aspettative degli appassionati con la FN2. A questo punto del video magari state già pensando che questa macchina non mi piace, ma tutt'altro. A detta dei puristi l'FN2 non è una degna erede della EP3, però io a giocare qui in queste strade mi sto divertendo. È una macchina che regala tante soddisfazioni perché davanti abbiamo un motore 2 litri VTEC aspirato e possiamo dire che è il canto del cigno, perché la quarta generazione ha il turbo e questo qui è praticamente l'ultimo VTEC aspirato montato su una Civic. Rispetto all'EP3 l'incremento di prestazioni non è così notevole, passa a 201 cavalli e 196 Nm di coppia e in puro stile VTEC abbiamo il limitatore sparato ben sopra gli 8000 giri, 8003 per la precisione. So di 5300 giri è un motore che non offre tanta potenza, poi appena entra il VTEC che spettacolo tirare le marce ben sopra gli 8000 giri. Questa Type R, pur avendo lo scarico completamente originale, a me piace un sacco sto sound così metallico che ti entra nei timpani. È la prima volta che provo un VTEC aspirato e adesso capisco cosa significa quando tutti dicono che entra il VTEC. È un motore particolare che richiede uno stile di guida diverso dal solito, perché appunto bisogna tenere sempre il motore vicino al limitatore per poterlo sfruttare al meglio. Ed è una cosa che ormai tendiamo a fare sempre meno oggigiorno, dato che ormai tutti i motori hanno il turbo e non hanno bisogno di essere tirati fino all'osso. L'altra nota dolente di questa FN2 è che rispetto all'EP3 che va a rimpiazzare si aggiunge del peso e non poco, ben 120 kg. Questo indubbiamente va ad influire sulla dinamica di guida, anche se devo dire che questa macchina, pur essendo 120 kg più pesante, non ha il differenziale autobloccante, dà gusto
guidarla qui. È proprio come la Type R che ho guidato sul Monte Acone, anche su questa devo fare un grosso elogio sul cambio manuale, perché qui abbiamo un cambio manuale a 6 rapporti che è favoloso. Gli inserimenti di marcia sono rapidi, precisi. Giocare qui in queste curve con un cambio manuale così, una pedaliera che permette di fare dei punti attacco perfetti, è un mix favoloso. Quando mi avvicino in zona rossa vedo nel display, quello sopra, dove vedo anche la velocità, vedo delle luci che si accendono e che mi dicono quando è ora di cambiare marcia prima di arrivare alle metasore. Questa è una buona cosa, perché onestamente non mi piace molto la posizione del volante, perché come l'ho posizionata, cioè la mia posizione ideale, io praticamente non riesco a vedere il contagiri. Dai 2000 ai 7000 giri non riesco a vedere l'ago del contagiri. Il ciclista apprezza il VTEC. Grande nota di merito anche per questi sedili, perché sono a dir poco ottimi per la guida sportiva. Permettono di muoversi in modo abbastanza allegro in queste curve senza venire sballottolati. Un altro gioco. Ragazzi, devo dirvi, l'EP3 non l'ho mai provata, spero di avere un giorno l'occasione di divertirmi anche con quella, però questa FN2 a me non mi delude affatto, sarò onesto. Certo, queste curve un po' negli inserimenti il peso si fa sentire, perché questa macchina pesa circa 1440 kg, però lo sterzo è abbastanza preciso, comunicativo. Col crescere della velocità sento che diventa più rigido e preciso. E comunque, diciamocela tutta, questa, non essendo una delle Type R più amate e apprezzate, ciò ne risente sulle quotazioni, il che è una cosa positiva per chi apprezza questa serie, perché comunque è una macchina che si trova ancora a prezzi molto ma molto abbordabili. Stiamo parlando di una fascia che va tra i 6 e i 10.000 euro per prendere esemplari in buone condizioni senza troppi chilometri. E questa che sto provando ha l'allestimento e-Pilot, che sarebbe la versione super accessoriata. Infatti abbiamo sensore di parcheggio, navigatore, faro allo xeno, climatizzatore bizona. Insomma, con meno di 10.000 euro vi portate a casa una macchina che dà gusto e che ha tanti accessori. Questo baccano del VTEC, la FN2 va da 0 a 100 in 6 secondi e 6. Ci mette più tempo dell'EP3, perché l'EP3 ci impiegava 6 secondi 4 e poi con l'aggiornamento 6 secondi 2. Invece la velocità massima è invariata, 230 km/h. Per via delle norme anti-inquinamento comprendo il fatto che a livello motore non sia stato fatto nessun passo avanti rispetto all'IP3. D'altro canto trovo nobile da parte di Honda nel tenere un motore aspirato, al contrario delle rivali dell'epoca quali Golf GT e Cooper S. Quello che non comprendo è il passo indietro fatto a livello sospensioni, perché dall'IP3 alla FN2 si passa dalle sospensioni indipendenti al posteriore ad un più semplice ponte rigido. Io penso comunque che chi si vuole approcciare al mondo JDM e vuole un leggendario VTEC in garage, io penso che questa sia una macchina piuttosto interessante da avere.
comunque oggigiorno con queste cifre non si portano a casa tante macchine che comunque hanno 200 cavalli, un motore così particolare e una dinamica di guida piuttosto buona. Dopo aver provato questa macchina sono rimasto veramente ammaliato dal VTEC aspirato. La seconda Type R che provo è anche questa, mi piace la filosofia di Honda nel fare le macchine sportive, perché a guidarle in strade così danno veramente tanto gusto. Ecco, dopo questa prova sarei molto curioso di superare quota 9000 giri a bordo di un S2000. Voi che dite, ragazzi? Beh ragazzi, per me questa FN2 è approvata, mi piace, soprattutto alle quotazioni attuali. Secondo me ha un ottimo rapporto prezzo, contenuti e prestazioni. Per chi vuole spendere poco ed entrare nel mondo GTM e avere un VTEC aspirato, questa macchina è sicuramente un buon acquisto. Io ringrazio Fabio, il proprietario di questa Type R, per avermela fatta strapazzare sopra gli 8000 giri. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!